Con Antonio Candreva. Antonio, avete avuto un po' di difficoltà nell'avvio della gara al primo tempo, forse è mancata un pizzico di lucidità, poi però non so cosa vi abbia detto il mister all'intervallo, ma siete entrati con un piglio decisamente diverso, c'è stato questo assedio finale, purtroppo non siete riusciti a trovare la vittoria, ma c'è stata una grande svolta nel modo di approcciare la gara nel secondo tempo. Grande svolta mica tanto. Abbiamo pareggiato una partita che volevamo vincere e abbiamo fatto un brutto primo tempo. Il secondo tempo meglio, ma rimane il rammarico di non aver vinto. A livello personale stai molto bene, lo confermano i numeri, 2 gol consecutivi, anche l'assist, stai crescendo di partita in partita, stai trovando anche la continuità. Sì, le prestazioni personali fanno piacere fino a un certo punto, che poi se poi non servono alla squadra per arrivare alla vittoria, quindi siamo dispiaciuti, siamo arrabbiati per come è andata. Pensi che questa sera abbiate pagato forse un po' di stanchezza a livello fisico e mentale, visto gli impegni ravvicinati e visto anche le energie che avete speso mercoledì in Champions? Ma magari questi qua si possono essere piccoli alibi, perché poi siamo andati in vantaggio, magari in quel momento dovevamo addormentare più la partita, essendo in casa magari un po' più intelligenti una volta essere andati in vantaggio di gestirla meglio. Siamo andati sotto, poi abbiamo fatto un buon secondo tempo, ma siamo dispiaciuti perché non siamo arrivati alla vittoria. Adesso non c'è nemmeno tanto tempo per recuperare le energie, visto che si torna in campo già martedì in trasferta contro il Brescia. Assolutamente sì, da domani penseremo già alla trasferta di Brescia, partita complicata come tutte le partite in Serie A, quindi dovremmo recuperare energie fisiche e psicofisiche, quindi da domani penseremo al Brescia. Grazie. Roberto, è stata una partita, se vogliamo, a due volti, un primo tempo di grande sofferenza, un secondo tempo decisamente migliore in cui siete andati all'assalto dell'avversario. Più o meno direi. Il primo tempo penso che siamo partiti comunque non con ritmi altissimi, però avevamo comunque il pallino nel gioco, siamo sempre stati bravi a trovare il vantaggio, poi abbiamo preso questi 2 gol per errori nostri e poi sì, c'è stato un attimo fino alla fine del primo tempo, c'è stato un attimo di assestamento, poi sì, siamo partiti forti nel secondo tempo in cui meritavamo di vincere assolutamente, purtroppo non è venuta la vittoria, però dobbiamo guardare gli errori, cercare di migliorare e pensare già alla partita col Brescia. Max. Sì, ciao Roberto. Ciao. L'avevamo detto in sede di pre, insomma, che questa sarebbe stata una partita difficile, diversa da quella giocata con il Borussia Dortmund, proprio perché avevate un avversario diverso che prevalentemente andava in contropiede. Gli episodi sono stati poi concentrati in quei 10 minuti nei quali c'è stata qualche difficoltà, poi per il resto la partita l'avete sempre avuta in mano voi. Hai avuto comunque la sensazione che nel primo tempo qualche cosa non andasse bene dal punto di vista proprio mentale, la squadra era un po' più larga forse del solito e nel momento in cui siete andati in vantaggio forse non avete gestito il pallone come siete soliti fare? Non penso sia questione di gestione del pallone, perché comunque anche dopo il gol abbiamo gestito il pallone, poi ti ripeto sono stati degli errori che ci stanno assolutamente, anzi penso che l'errore più grosso sia quello di essere bravi a sopperire l'errore del compagno, che purtroppo così non è stato, però penso che eravamo forse un po' più lenti nel giro della manovra, comunque non era semplice, loro erano molto bassi, appunto sapevamo che avrebbero giocato nelle ripartenze, però è andata così. Cioè, di buono c'è appunto il secondo tempo, comunque abbiamo subito cercato una reazione forte, siamo stati bravi a trovare subito il gol. Poi appunto è mancato il gol della vittoria. Roberto, si è fatta sentire la partita con il Borussia? Ma secondo me no, sinceramente, almeno personalmente stavo bene, non ho accusato la partita col Borussia. Non so a cosa sia dovuto, però sicuramente esamineremo domani col mister la partita e capiremo dove abbia sbagliato. Cristiano, si sapeva che non sarebbe stata una partita facile, anzi si è dimostrata molto complicata. Questa sera ti chiedo che cos'è mancato secondo te, soprattutto nel primo tempo. No, sai, diciamo che non abbiamo affrontato al meglio il primo tempo, poi
si era messo bene perché siamo andati in vantaggio. Poi purtroppo abbiamo preso quei 2 gol in 5 minuti su degli errori nostri. Poi nel secondo tempo invece abbiamo avuto una reazione importante ed è un peccato non averla vinta perché comunque abbiamo avuto le occasioni. Sono cose che possono capitare, però devono capitare il meno possibile perché siamo l'Inter e soprattutto in casa noi abbiamo voglia di vincere sempre. Max. Sì, ciao Cristiano. Abbiamo parlato insomma, anche con Roberto, con i tuoi compagni, la sensazione è che si sia concentrato tutto in quei 10 minuti, poi alla fine la partita l'avevate preparata nel modo giusto, forse nel primo tempo un po' troppa frenesia e voglia di conquistare il risultato, ma poi nel secondo lo testimoniano, come dicevo prima, il numero di conclusioni verso la porta avversaria, la partita siete riusciti a farla, avete concesso poco e credo che di questo, al di là del 2-2 per il quale ci debba essere arrabbiati, ma non può essere un lutto vista nel modo totalmente negativo. Credo che di cose buone ne abbiate fatte anche in questa partita e credo ci sia da valutare semplicemente quelli che sono gli errori dei singoli per questa sera. Intanto buonasera. Ciao. No, sai, è vero, alla fine in 5 minuti, che sono i 5 minuti che loro hanno fatto 2 gol, sono stati forse gli unici 5-10 minuti dove noi abbiamo fatto degli errori. L'errore non è mai del singolo, io penso sempre che quando si prende gol comunque l'errore è collettivo perché è un gioco di squadra, quindi può capitare che sbaglia uno un passaggio, ma poi prima di arrivare in porta comunque ci passano altri giocatori e non è mai da puntare il dito su uno in particolare. È normale che ci dispiace perché i 2 gol sono arrivati da errori nostri, e uguale è successo a Sassuolo, che comunque i gol che hanno fatto loro sono partiti sempre da errori nostri. Questo è un peccato ed è una cosa su cui dovremmo lavorare. Purtroppo è un periodo che sbagliamo una cosa e prendiamo gol. Poi la partita, hai detto bene tu, cioè, si commenta da sola, abbiamo avuto tante occasioni, il secondo tempo c'è stata una reazione forte, li abbiamo schiacciati nella loro area. Purtroppo siamo un po' delusi perché volevamo la vittoria, però la fortuna è che giochiamo subito tra 3 giorni, quindi possiamo subito rifarci e in questi 2 giorni capire cosa possiamo migliorare. Ciao Cristiano, buonasera. Ti chiedo anch'io, secondo te cosa è mancato nel secondo tempo per chiudere questo forcing che comunque c'è stato all'inizio del 45esimo? C'è stata veramente tanta voglia da parte vostra di andarla a vincere questa partita. Ecco, secondo te alla fine qual è stato l'aspetto che poi è venuto meno? Sai, quando comunque fai una partita, soprattutto il secondo tempo, dove li schiacci nella loro area, crei occasioni, però può essere magari un rimpallo in più, un rimpallo in meno che ci poteva andare a favore, la palla entrava. È difficile da dire questo. Un po' di fortuna. Sì, magari sai, un pizzico di fortuna non guasterebbe. È così, magari più che gli errori del secondo tempo non dovevamo magari prendere quei 2 gol, così la partita la vinciamo, però dopo la partita è facile, sai, cercare di trovare sempre quello che è sbagliato. L'importante è che noi domani capiamo gli errori che abbiamo fatto, capiamo e lavoriamo su quello che possiamo migliorare, perché martedì c'è un'altra partita importantissima.